Mi sa che brucia proprio. Confermo, brucia. Oggi faccio una ricetta un po' particolare, è un riso saltato, diciamo in stile potrebbe essere asiatico, però ci sono degli elementi che ricordano il Sud America, diciamo che è un riso un po' così, sicuramente speziato, sicuramente saltato con delle verdure. Quindi, prima cosa da fare è preparare il riso. Allora, questo è il riso basmati. Lo sciacquo un pochino. Lo metto dentro la pentola. Questa è una cottura per assorbimento, quindi metto direttamente il riso nella pentola. Non metto sale, ma metto l'acqua. Considerate più o meno il rapporto è circa un dito sopra il riso. Si accende il fuoco, si copre e considerate 12 minuti, 13 minuti al massimo quella è la cottura, però dopo un pochino vedrete che comincerà a sobbollire forte, quindi apriamo un po' per far andare via la maggior parte del vapore. Allora, andiamo ad affettare le verdure, così prepariamo tutto e dopo la ricetta sarà tutta in velocità. Peperoni. Tolgo tutta la parte filamentosa e anche i semi che sono rimasti. E le taglio a rombi non troppo grandi, più o meno di queste dimensioni. Metto i peperoni. Cipolla, anche questa affettata non finissima, abbastanza grossottina. Ok? Metto anche le cipolle insieme ai peperoni. Se sono rimaste intere, così magari sfogliatele leggermente. Così. Perfetto. Ok. Le verdure sono pronte perché le altre verdure sono i piselli. Ora preparo l'aglio e lo zenzero. Vedete quello che vi stavo dicendo prima? Comincia a esserci il vapore, quindi conviene aprire leggermente in modo tale che possa evaporare perché poi non è proprio acqua, perché poi è acqua piena di amido del riso, vabbè, comunque. Allora, finisco l'aglio e ora lo zenzero. Col cucchiaio in genere si riesce a pulire più velocemente tutta la parte esterna dello zenzero, che non è semplice, non è mai lineare. Ok, facciamo questa parte qui, così la finisco. Primo pezzettino.
e il secondo pezzettino. Comincio a affettare. E poi si trita tutto insieme. Ecco qua, aglio e zenzero pronti. Praticamente ho tutto pronto. No, pensavo di aver tutto pronto. Mi ero dimenticato le carote. La carota. E ora affetto anche la carota. La carota la affetto abbastanza finemente, come se fossero tutti piccoli bastoncini. E metto le carote insieme alle altre verdure. E ora guardo anche a che punto è il riso. Il riso è pronto. Venite a vedere? Vedete tutti questi fori che ci sono? Praticamente questo è l'indicatore che il riso è pronto. Quindi posso tranquillamente spengere il fuoco. Allora, ora trasferisco. Allora, io oggi faccio una ricetta espressa, quindi con cottura di riso e lo salto immediatamente. Ma per farlo veramente per bene, questo riso lo prendete, lo stendete su una teglia, lo lasciate lì anche una notte intera e poi il giorno dopo lo saltate. Viene più buono, però viene buono anche così. Ora lo trasferisco in una teglietta che nel frattempo almeno un pochino si raffredda. Non ce la farà mai, assolutamente mai, ora a raffreddarsi per bene, però comunque perderà un pochino di calore, un pochino di umidità, quindi un pochino migliorerà. Olio sul fondo del wok. E ci si mette subito lo zenzero e l'aglio. Ora si deve insaporire di fatto quest'olio e il wok, ma veramente neanche un minuto, neanche un minuto. E poi si aggiungono le verdure, tutte insieme. Fatte saltare un paio di minuti, le verdure devono rimanere croccanti, proprio realmente croccanti. Si aggiunge anche i piselli e un po' di salsa di pomodoro. Sale, un cucchiaino di curcuma, un cucchiaino di cumino e, se volete, a gusto vostro, anche un po' di peperoncino in polvere, un cucchiaino di peperoncino in polvere. Io la faccio bella piccante questa ricetta. Ora il riso.
Ora si fa saltare proprio bene questo riso. Se volete lo potete far diventare bello croccante, decidete voi come volerlo fare. La bellezza di questa ricetta, anche questa ricetta come tante ricette che possono essere aggiunte, anche stravolte, però ci volete mettere del pollo? Metteteci del pollo, gamberi, mettete dei gamberi. Cioè, questa è una ricetta perfetta secondo me anche per i vegani, quindi non ha limitazioni di nessun tipo, vegetariani, ma secondo me è buona anche per gli onnivori, ma se volete aggiungere qualcosa fatelo tranquillamente. Il profumo è per me è fantastico, ma veramente fantastico. E ora si serve e si mangia. Ciotolina da ramen, così ci abbiamo tutto, la Cina, il Giappone, il Perù. Dentro questa ricetta c'è realmente tutto il mondo. Ovviamente io in questo caso qui abbondo. Poi per terminare questa ricetta è già buona così, basta, cioè uno se la mangia è già buona così, ma se si vuole, secondo me, andare un pochino di più, ci si spreme del lime sopra. E ora vi dico com'è. Mi sa che brucicchia. Mi sa che brucia proprio. Confermo, brucia. Brucia troppo. E non ci sono le patate. Buono, piccante, speziato, le verdure sono croccanti. Ricorda un po' il riso alla messicana, però mentre uno lo mangia pensa anche, che ne so, il riso alla cantonese, però con una super speziatura. Sapete, è proprio buono. È vero che se il riso fosse stato freddo, quindi l'avessi fatta domani questa ricetta, sarebbe diventato ancora più buono, ma così è veramente fantasmagorico. Metteteci il lime sopra, ci sta in un modo delizioso. Alla prossima!